Oddio, ma sto registrando. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti per un nuovo video sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Al contrario di quanto forse starete pensando dal mio abbigliamento, l'argomento di oggi non sarà Naruto, ma l'accostamento di colori, rosso e viola, è comunque evocativo del personaggio di cui ci occuperemo. La protagonista dell'unboxing di oggi è infatti Super Sailor Mars, tratta ovviamente dall'opera Pretty Guardian Sailor Moon. Questa che vedete qui è la scatola, ma diamole un'occhiata un po' più da vicino. Si tratta di una Glitter & Glamours targata Bandai Spirits e Banpresto, che ho acquistato lo scorso febbraio al Nerd Show di Bologna presso il rivenditore Crazy for Japan al prezzo di 40 euro. E adesso un paio di curiosità, ma proprio due di numero su questo personaggio. La sua identità terrestre è quella di Rei Ino, chiamata Rea nel doppiaggio Mediaset degli anni 90. Nella vita, oltre ad essere una paladina della legge vestita alla marinara, è anche un amico, cioè la sacerdotessa di un tempio shintoista. Al suo fianco ci sono sempre due spiriti guida che la accompagnano, Phobos e Deimos. Per lo più assumono la forma di due corvi, ma come abbiamo potuto vedere nel manga e poi anche nel remake dell'anime, possono assumere una forma pseudo-umana, sono diciamo due fatine, che provengono dal pianeta Coronis, lo stesso nativo di Sailor Lead Crow, che vedremo prossimamente nel quinto arco narrativo. Invece nella realtà Phobos e Deimos sono i nomi dei due satelliti naturali del pianeta Marte. A questo punto passiamo direttamente all'unboxing. Ci ritroviamo poi come sempre al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Analizziamo tutti i lati che formano la scatola. Questo è il fronte dove cattura subito la nostra attenzione un bel primo piano della paladina di Marte. Sul lato destro la vediamo ripresa da un'altra angolazione. Sul retro, come da tradizione della linea Glitter & Glamours, ci vengono mostrate le due versioni di questa statuina. La prima, che è quella di cui sto facendo l'unboxing, con la colorazione originale, e la versione B, ovvero la variant, con dei toni pastello. Questo invece è il lato sinistro. Il lato superiore della scatola, dove ritroviamo il motivo floreale tradizionale della linea Glitter & Glamours e lo sticker dorato della Toei Animation, che certifica l'originalità di questo prodotto. E infine il fondo della box. La fase di montaggio in questo caso sarà molto breve perché il modellino è diviso soltanto in due pezzi, il corpo come blocco unico e a parte una basetta bianca di supporto. Ai ai, mi accorgo che sulla spilla c'è un punto in cui il colore è scrostato, vedete quel segnetto bianco. Penso che anche in questo caso, così come era accaduto per un precedente unboxing, mi procurerò la vernice acrilica dello stesso colore e la ridipingerò, per quanto si tratti comunque di un difetto minimo. Ed ecco come appare la Glitter & Glamours di Super Sailor Mars. Già così a colpo d'occhio mi sembra incantevole e molto fedele al disegno del personaggio. Guardiamola adesso anche dagli altri lati. Non so cosa ne pensate voi, ma io da qualsiasi lato la guardi la trovo un capolavoro. Adesso però concentriamoci sui singoli dettagli zoomando l'inquadratura. Il volto di questa Super Sailor Mars è di una bellezza che definirei imbarazzante. Bandai in questo caso è riuscita a riprodurre alla perfezione i connotati del personaggio. Concentrandoci ad esempio sullo sguardo, ricordiamo che Rei è stata disegnata con un taglio degli occhi molto più deciso e grintoso rispetto a quelli tondeggianti che hanno ad esempio Usagi ed Emi, e questa sua peculiarità appare evidente nel modellino che stiamo analizzando. L'unico dettaglio che un po'
mi disturba è l'applicazione di questa vernice lucida sugli occhi, che a seconda dell'angolazione, se a diretto contatto con la luce, la riflette, ma è una caratteristica purtroppo comune a tutte le Glitter & Glamours. Apprezzo invece molto l'utilizzo della vernice dorata e di quella rosso glitter, anche se, come abbiamo già visto nel segmento precedente e qui lo possiamo notare meglio, sulla spilla c'è un punto in cui il colore è scheggiato. Rimanendo in tema colorazione, non ho notato ulteriori difetti. La pittura è stata stesa in modo uniforme, anche se non presenta particolari effetti di chiaroscuro. E guardate un po' che stacco di coscia da cardiopalmo le hanno fatto. E adesso, per gli amici feticisti, un'inquadratura dei piedi. Scherzi a parte, non mi dilungo troppo su questa basetta che, come sapete, è il tallone d'Achille di tutta la linea. Svolge la sua funzione di tenere in piedi la statua, ma è oggettivamente brutta e copre inevitabilmente metà del piede. Scopriamo adesso quanto è alta. Mi sembra misuri all'incirca 23 cm. Ma se la misura col metro non vi basta, vediamola adesso confrontata con un altro paio di action figure già analizzate nei miei precedenti unboxing. Si tratta di Super Sailor Moon e Super Sailor Mercury, entrambe per la linea Glitter & Glamours. Ma i confronti non sono finiti, perché adesso è il turno di un action figure proveniente dal passato. E sto parlando di lei, ve la ricordate? Si tratta della Girls Memories figure di Sailor Mars, uscita circa una decina d'anni fa in occasione del 20° anniversario dell'opera. Nel confronto tra le due è evidente che Super Sailor Mars vince a mani basse, non soltanto per la differenza di statura ma anche per la qualità con cui è stata riprodotta, ma sono comunque contento di possedere nella mia collezione entrambe le versioni. Ma passiamo adesso finalmente alle valutazioni finali. Per la somiglianza al personaggio il mio voto è 10. Il viso di questa Glitter & Glamours è stato riprodotto in modo impeccabile. Per la colorazione il mio voto è 7. La pittura è stata stesa abbastanza bene, c'è quel piccolo difetto sulla spilla, ma non rovina l'impatto visivo di questo modellino. Per quanto riguarda la basetta di supporto, per coerenza devo dare un 5, lo stesso voto che avevo dato a quella di Super Sailor Mercury. Per la posa il mio voto è 7. Anche in questo caso si tratta della posizione finale che assume la guerriera al termine della sua trasformazione. Infine, per il rapporto qualità-prezzo il mio voto è 9. Facendo due conti, la valutazione finale che si porta a casa questa Super Sailor Mars Glitter & Glamours è di 7,6. Una valutazione nel complesso più che buona, penalizzata da questa basetta di supporto antiestetica che non le permette purtroppo di raggiungere il podio. E ben ritornati! Se vi è piaciuto anche questo nuovo unboxing di Super Sailor Mars, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti e di condividere il video sui vostri canali social. Se già non mi seguite, vi chiedo inoltre di iniziare a farlo anche sui miei canali di Instagram e di Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nickname, Uramariki Professione Nerd. Vi chiedo infine, se vi va, di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere cosa ne pensate di questa riproduzione. Anche per oggi ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo unboxing. Ciao ragazzi, passo e chiudo.